Benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo un po' di ordine con le parole perché le parole sono importanti. Voilà, questo non è un pacco di ceramica, ma è un pacco di argilla. L'argilla è un materiale plastico naturale, non è pongo, non è DAS. Pongo e DAS sono materiali invece che non sono naturali. Questo è naturale, è terra e acqua. Esistono tanti tipi di argilla, cambia il colore, cambia la sensazione al tatto, cambiano le caratteristiche e cambia la temperatura di cottura. Può cambiare, ci sono infatti le argille ad alta e a bassa temperatura. Più è plastica, più è detta grassa. Poi ci sono quelle argille, tipo per arrivare alla porcellana, molto ricche di kaolino che sono meno plastiche. Passando da questo stato plastico, quindi noi possiamo modellare in vari modi come vogliamo, passiamo alla durezza cuoio. Durezza cuoio, ho questo lavoro di una mia corsista che vi faccio vedere, bello. E questa è durezza cuoio, ovvero se vedete il colore non è cambiato ma non è più plastico. A questo stato di durezza possiamo applicare ad esempio l'ingobbio fino a questo stato di durezza, anche prima, se vedete c'è un video sugli ingobbi in cui spiega bene, ma possiamo anche incidere la superficie con la tecnica dello sgraffito, anche per questo c'è un video. Superata la durezza cuoio arriva la durezza osso. Durezza osso, ecco, assume questa colorazione, è asciutta e si può cuocere. Si arriva al biscotto. Biscotto è quando è stato cotto la prima volta. E perché allora si chiama biscotto? Forse si chiama biscotto perché si riteneva che la prima volta fosse cotto dal sole, anche se non si mettono a asciugare le cose al sole, ma perché si continua a dire che si mettono le cose a asciugare al sole sul termosifone? Non lo fate mai, veramente non lo fate mai, se va bene è proprio una questione di fortuna e basta, altrimenti vi si spaccano, oppure le potete mettere al sole, ma devono essere già praticamente asciutte. Cioè non potete prendere una cosa bagnata e metterla al sole perché si spacca. Comunque a questo punto, dopo la prima cottura, possiamo smaltare, possiamo cristallinare, possiamo decorare con sottocristallina, possiamo utilizzare gli ingobbi, quelli già pronti che hanno già all'interno una quantità di cristallina e rimettere in forno. Con la terracotta un'altra cosa che si può fare, a meno che non si tratti di un oggetto che intendete utilizzare per uso alimentare, sono le patine a freddo. Trovate un video che parla della patina ramata, ma le patine possono essere fatte con tantissimi materiali, con la cera, anche con il lucido per le scarpe, insomma tante cose che danno molti effetti diversi. Un effetto più morbido, un effetto più morbido, un effetto invecchiato, insomma tante cose diverse. Senza dimenticare la smaltatura al latte, che è un altro tipo di patina che trovate sempre sul canale. Comunque questo altro biscotto è detta anche terracotta. Oggetto smaltato. La smaltatura è un procedimento che si fa in seconda cottura, quindi si ha l'oggetto in biscotto o terracotta, si smalta e si cuoce nuovamente. Allora, lo smalto, come le cristalline, possono essere passate a pennello, a immersione o a spruzzo. Faremo presto un video apposito per farvi vedere un po' meglio. Lo smalto, come le cristalline, sono sostanze vetrificanti, quindi rendono l'oggetto impermeabile e conferiscono una colorazione un pochino più lucida, anche se esistono anche degli smalti o cristalline opachi, comunque sono sempre più lucidi dell'oggetto in cotto oppure semplicemente ingobbiato.
La seconda cottura rispetto alla prima deve essere fatta sempre ad una temperatura un pochino inferiore. Poi quando faremo questo video sulla smaltatura spiegheremo anche meglio il perché, perché come sapete noi vogliamo spiegarvi sempre il perché delle cose. Credo che spiegare il perché sia un modo più facile per far ricordare, perché se uno capisce il perché delle cose poi se lo ricorda, altrimenti se è una nozione così campata in aria è un po' più complicato. Ora non ho un oggetto da mostrarvi per la terza cottura, però ve la provo a spiegare. C'è il cosiddetto terzo fuoco, che quindi è la terza cottura, che si fa su superfici già smaltate con dei colori appositi per terzo fuoco e la temperatura di cottura è ancora inferiore, intorno ai 750 gradi. Si parla comunque di temperature alte, perché un altro dubbio, oltre alla terminologia, a cui oggi vorrei rispondere è questo. La domanda più fatta è: ma le cuoci nel forno di casa? No, c'è un forno apposito per ceramica, il mio è elettrico, ma ne esistono anche a gas, esiste anche chi fa le cotture antiche scavando fosse nel proprio giardino, ci sono vari tipi di sistemi di cottura, però il forno di casa non è un'opzione. Là ci fate la pizza il venerdì sera e va bene così. Ciao, alla prossima!